Karen Bursin e Ande, una canzone come messaggio all'ex? L'amore tra Karen Bursin e Ande Erçel sfiorato da una melodia? Ande manda un segnale musicale al suo passato? Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Se vi piacciono le storie che scuotono il mondo dello spettacolo, accomodatevi. Oggi parliamo di una vicenda che ha acceso discussioni, fatto alzare sopracciglia e riaperto vecchie ferite. Le ultime mosse social di Hande Erçel, unite alle parole che ha pronunciato in aeroporto, hanno dato fuoco alle polveri. È molto nuovo. E poi quella canzone condivisa nelle storie, Durdur Beni di Nun Sultan, con versi che hanno fatto sussultare chiunque conosca la sua storia con Keren Bursin. Un post, pochi secondi di musica, e il web è esploso di supposizioni. È un richiamo per Kerem? Un messaggio in codice? O solo la confessione di un sentimento che non trova pace? Ci addentriamo nei dettagli, perché qui nulla è casuale. Da giorni i social non parlano d'altro, Hande Erçel e Onur Guvenatam. Un avvicinamento che nessuno si aspettava così presto, accompagnato da quella missione lampo all'aeroporto. È molto nuovo, una situazione nuova. Una frase che ha rimbalzato da una bacheca all'altra, trasformandosi in titolo, meme, analisi. Ma la parte più pungente è arrivata quando Hande ha scelto di aggiungere musica alla trama. Ha postato Durdur Beni, e le parole, taglienti e sofferte, hanno rimesso Karen Bursin al centro della scena, almeno nelle interpretazioni collettive. Hai provato a trattenermi, poi mi hai lasciata cadere, così hanno letto in molti, anche se le strofe originali scorrono in una lingua sua, piena di graffi e promesse spezzate. Prima di arrivare fin qui, però, c'è un passato recente che pesa. Per molto tempo il nome di Hande Erçel è stato legato a quello di Hakan Sabank. Una relazione mantenuta lontana dal clamore, eppure sempre nel mirino dei riflettori. Poi, all'improvviso, la rottura. Le versioni si sono rincorse, c'è chi parla di pressione familiare sul tema matrimonio, chi di un logoramento lento. Nel mezzo, le parole della giornalista Mujed Astan che hanno puntato il dito su un elemento precisi, un problema di fiducia. La stessa nota è stata sottolineata in seguito da voci informate, tra cui quella di Birsen Altuntas, che hanno spostato l'attenzione su messaggi inopportuni attribuiti a Hakan dopo una vacanza in Italia. Per molti, lì si è incrinato qualcosa di irreparabile. E quando una certezza si rompe, tutto rimbomba. Poi è arrivato il compleanno. Hande ha compiuto 32 anni, e nella notte dei brindisi, davanti alle domande inevitabili dei cronisti, ha pronunciato parole che hanno disarmato tutti. Mi sento molto sola, non c'è nessuno nella mia vita. Nessun giro di parole, zero filtri. Una frase che ha tenuto banco per giorni, rilanciata, discussa, interpretata. In quel momento, Hande sembrava aver chiuso la porta. Ma la vita, si sa, qualche fessura la lascia sempre. E in quelle fessure si sono infilati nuovi progetti, nuove città, nuove lingue. Dopo la fine con Hakan Sabank, Hande ha affittato una casa a Londra e si è iscritta a una scuola di lingue per migliorare l'inglese. Una scelta che racconta tanto, non solo lavoro, ma crescita personale, respiro, curiosità. E forse, anche il desiderio di incontrare cose e persone nuove. È in questo contesto che spunta Onur Guvenatam. Le voci di un interessamento reciproco si sono moltiplicate in fretta. La versione più suggestiva racconta che il primo contatto sia nato in un aeroporto, un incrocio casuale che ha acceso una scintilla. Quando le telecamere hanno chiesto a Hande un commento, lei ha sorriso, ha pesato le parole e ha lasciato cadere quel «è molto nuovo», capace di dire tutto non dicendo quasi nulla. E proprio lì, sul filo di quel non detto, è nata la suspense. Una storia nuova si sta scrivendo? O è solo un incontro in fase di definizione, scelto con cautela da chi ha già pagato caro con il cuore? Intanto, quegli stessi giorni hanno visto materializzarsi lo squillo della musica, Durdur Beni. La scelta della canzone ha incendiato l'opinione pubblica. C'è chi ha letto in quelle frasi un dolore antico, una ferita rimasta in superficie, qualcosa che porta il nome di Karen Bursin. Alcuni follower hanno scritto che la canzone sembra una lettera mai spedita, piena di rimorsi e verità che fanno male. Altri hanno difeso la libertà di un momento emotivo,
una playlist non è una sentenza, hanno detto, ma una fotografia istantanea dell'umore. Eppure, l'eco che porta Keren Bursin continua a farsi sentire, perché la loro storia, amata e seguita da milioni di fan, non è mai stata una faccenda qualsiasi. È stata quella chimica magnetica vista in TV e fuori, quel ridere complice, quel modo di guardarsi che bastava per accendere discussioni infinite. Non sorprende dunque che, dopo il post musicale di Ande, i social abbiano preso fuoco. Su Twitter, Instagram, TikTok, i commenti si sono moltiplicati. Sembra un messaggio per Kerem, si capisce dalle parole, ha scritto qualcuno. Con Onur potrebbe nascere qualcosa, ma il cuore è ancora girato all'indietro, ha osservato un altro. E poi il coro di chi ha trovato in Dur Dur Beni il veicolo perfetto, la canzone giusta nel momento giusto, un lasciapassare per dire senza ammettere, per alludere senza confermare. IL Gossip si alimenta così, di silenzi, di canzoni, di mezze frasi che illuminano e confondono insieme. Nelle retrovie del settore, intanto, c'è chi sostiene che la vicinanza tra Hande Erçel e Onur Guvenatam sia nata in modo naturale, senza strategia, senza calcoli. Qualcun altro, invece, vede nella scelta di Hande di comunicare attraverso i social una forma di presentazione soft, un modo per dire c'è qualcosa, senza urtare gli equilibri professionali. Tanto più che Hande, in questi anni, ha lavorato senza sosta, nuovi progetti, set, contratti pubblicitari. Una routine che racconta una donna che prova a bilanciare l'amore con l'ambizione, senza perdere l'una e senza rinunciare all'altra. E lì, la figura di un produttore come Onur aggiunge una doppia dimensione, lavoro e sentimento che potrebbero, forse, incontrarsi. C'è però un tratto che in molti hanno notato, la prudenza. Dopo i rumori di tradimenti digitali e le crepe lasciate dal passato, Hande sembra muoversi con passi misurati. Nessun proclama, nessuna foto di coppia, nessun gesto plateale. Solo indizi. Una condivisione musicale, una frase dosata, un'apparizione furtiva. La stampa li chiama segnali, i fan li aspettano come si aspettano gli episodi di una serie. E chi conosce le regole del gioco sa che anche l'attesa è un'arte, soprattutto quando di mezzo c'è un nome come Keren Bursin, che per la community resta un pezzo di storia non archiviata. Tornando a Dur Dur Beni, le parole che Hande ha fatto ascoltare si sono impresse nella memoria collettiva. Dicono di ferite che sembrano peggiori della fine stessa, di un'illusione che non regge più, di una presa che cede e di una caduta che fa rumore. Non serve citarle letteralmente per sentirne il peso, bastano le sensazioni. Per molti, è un modo per mettere in fila le emozioni mai dette con Kerem, per altri, la prova che si sta congedando dal passato per aprirsi a un futuro incerto ma necessario. In mezzo c'è la verità di Hande, che al momento preferisce parlare in controluce. Qualcuno ha provato a tirare in ballo anche Keren Bursin, chiedendosi come possa aver reagito. I più romantici immaginano un sorriso amaro, i più scettici pensano che abbia voltato pagina. Ma se c'è una cosa chiara è che il nome di Kerem continua a rimbalzare ogni volta che Hande muove una pedina del cuore. Non è solo abitudine, è il segno di una storia che ha lasciato una traccia forte, un marchio che difficilmente si cancella. E quando la musica irrompe, la memoria fa il resto. Nei corridoi del gossip c'è chi giura che Hande e Onur si siano sentiti spesso, senza fretta, scegliendo di non bruciare le tappe. Una vicinanza costruita tra conversazioni, coincidenze, incontri in luoghi sicuri. E la scelta di Londra come base periodica per studiare, lontano dai riflettori turchi, dice molto. Lì Hande ha ritrovato uno spazio suo, tra appunti di inglese e routine nuova, e forse anche la tranquillità per ascoltare meglio se stessa. Gli amici l'hanno sostenuta, i fan l'hanno incoraggiata, e intanto ogni mossa, persino una canzone nelle storie, è diventata un capitolo di un racconto seguitissimo. Mentre la curiosità monta, c'è anche chi ricorda il prezzo pagato con Hakan Sabank. In tanti hanno scritto che dopo quelle ombre di messaggi con altre donne, la fiducia di Hande non è più stata la stessa. Una ferita così cambia il modo di amare. Ecco perché, dicono, oggi la vediamo misurare le parole e calibrare i gesti. Con Onur, se davvero sta iniziando qualcosa, si parla di inizio cauto.
E forse è la definizione più giusta, non paura, ma rispetto per ciò che si è vissuto e per ciò che si potrebbe costruire. Intanto la rete non smette di commentare. La canzone è per Kerem, è lampante, insiste qualcuno. È solo una canzone, lasciatela respirare, ribattono altri. Con Onur c'è chimica, ma il cuore fa ancora eco, scrive un utente. Il bello e il brutto dei social è proprio questo. Tutti possono leggere, interpretare, proiettare. Eppure, dentro il frastuono, una cosa resta. Ande ha toccato corde profonde con una scelta semplice. Ha premuto play, e il resto è venuto da sé. Nei prossimi giorni, gli eventi a cui potrebbe partecipare con Onur, una foto sfuggita a un obiettivo troppo curioso, una dichiarazione studiata o un altro indizio musicale potrebbero cambiare di nuovo il corso del racconto. La stampa è in allerta, i fan hanno attivato le notifiche, e il nome di Karen Burson continua a comparire, come un ritornello che non smette di tornare. Ogni gesto di Ande viene letto in doppia chiave, segnale al passato o passo verso il futuro. Forse sono entrambe le cose, perché chi ha amato davvero sa che raramente un capitolo si chiude con un click. In tutto questo, c'è la professionista. Ande Herschel non ha rallentato, set, campagne, incontri, script da leggere. Una carriera che chiede presenza e lucidità. E c'è Keren Bursin, con il suo percorso, i suoi progetti, il suo carisma. Due linee che si sono toccate e poi allontanate, ma che nell'immaginario collettivo restano accanto. Per questo, quando appare un segno, fosse pure una nota musicale, il pubblico lo legge come un filo invisibile che ancora li lega. E forse è proprio quel filo a rendere questa storia inesauribile. Allora eccoci al punto. La canzone è un messaggio per Kerem o solo il riflesso di un'emozione del momento? Vale più la frase «è molto nuovo», detta all'aeroporto, che apre la porta a Onur, o quel brano che riapre i cassetti della memoria? Forse Ande ha scelto la via più intelligente, non rispondere, e lasciare che ognuno colga ciò che vuole. Nel frattempo, costruisce il suo presente tra studio, lavoro, affetti e un cuore che, come tutti, impara a ricominciare. E mentre i giorni scorrono, la curiosità non si spegne. Dove li porterà questa melodia? E quanto a lungo il nome di Keren Bursin resterà incollato all'eco di Durdur Beni? Quel che è certo è che Ande ha capito come tenere insieme vita privata e scena pubblica. Un passo misurato, una frase calibrata, un frammento di canzone, abbastanza per far parlare tutti, senza concedere troppo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. La sua storia sentimentale continua a scuotere il gossip, ad avvincere chi la segue, a dividere chi spera in un ritorno e chi tifa per una nuova felicità. Con Onur Guvenatam il sentiero sembra appena tracciato, con Keren Bursin il capitolo non smette di essere citato. È un equilibrio complicato, ma Ande lo regge come si regge un ruolo difficile, con disciplina, misura, e quel briciolo di mistero che fa impazzire il pubblico. Resta solo una domanda da girare a voi. Secondo voi, quel post musicale era davvero una freccia lanciata verso Kerem, o un modo per mettere ordine dentro di sé? Ditecelo nei commenti. E se volete rimanere sempre al centro del ciclone, iscrivetevi qui su Celebrita dalla Turchia, attivate le notifiche e condividete questo video con chi, come voi, non perde un battito quando si parla di Hande Erçel e Keren Bursin. I prossimi giorni promettono rivelazioni, foto inaspettate, forse nuove note. Restate con noi, lo scopriremo insieme. Buon anno a tutti!